Salve ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, questa volta vi porto un video dove parliamo di Dirt 5, il nuovo gioco di racing che è uscito su tutte le varie piattaforme next gen, credo anche old, di come anche questa volta il gioco gira meglio su PS5. Ora, con questo non voglio dire come lo scorso video che il PS5 sia la console superiore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è semplicemente un giudizio che è troppo affrettato e ancora è presto, siamo all'inizio della generazione. Però, da quello che vedo, ancora una volta, i multipiattaforma che dovrebbero girare meglio sulla serie X girano meglio sulla PS5. Quindi mi viene abbastanza spontaneo pensare che la pubblicità che è stata fatta finora fosse un po' esagerata e fittizia da parte di Microsoft, ma non per una malizia. Penso semplicemente che allo stato attuale gli sviluppatori trovano probabilmente più facile sviluppare su PS5 rispetto alla controparte e di conseguenza l'ottimizzazione è diversa rispetto alle due console. Anche questa volta ragazzi mi avvalerò dell'esperienza e della professionalità di Digital Foundry. Vi lascerò il link in descrizione per il loro video e il canale se volete approfondire. Vi farò vedere una clip riguardante il loro video dove parlano di questi, diciamo, di queste differenze tra le due console, tra le varie performance e poi torneremo a parlare. But here's the weird part. Maybe this is a bug. I don't know what's going on. It doesn't make sense logically for it to be like this, but basically the detail level on PS5 is significantly higher than on both Xbox systems. Basically, it looks like the PS5 version is just using the same detail settings from resolution mode, whereas the Xbox systems are using a mode where the car LODs take a significant hit, like during the introduction scene. Even if you're just on a time trial with one car, you can see here it's missing a lot of detail on the car. The road tessellation, or the detail on the road, that's completely gone. So all the little pebbles and geometric detail, that's missing. The grass is paired way back. There's also a reduction in overall geometry in the environment, and of course texture filtering is much lower quality. So, I mean, you've seen the shots. I'm a little bit puzzled by this. What do you think? It does say bug, really, doesn't it? I mean, here's the thing. When we were looking at Dirt 5 during the preview period, patches were coming in thick and fast, and there were things being broken as well as being fixed. And, yeah, kind of weird stuff going on there. I don't know. I'm just kind of thinking maybe... I mean, Microsoft has got this unified development environment now where basically they're looking to standardize PC, Xbox One and the Xbox Series consoles under one umbrella, and I'm kind of wondering whether settings from one set of consoles are being erroneously attached to another. I mean, we saw that quite a lot with Xbox One and Xbox One X. So I'm kind of curious as to what's going on there, but it's certainly not what the developer intended, I don't think. And yeah, I would expect this stuff to be corrected. I think one thing we do need to remember is well, first of all, next-gen stuff is coming in hot. You know, developers have had very limited time with the development environments, and secondly, you know, this is the COVID age, unfortunately, and this does mean that time pressures are kind of even more amplified. So, you know, we're going to have to accept that things aren't going to be absolutely 100% polished on day one. But I'm pretty confident that the developer will be taking a close look at this. And yeah, as usual, whenever there is any sort of contentious finding with our comparisons and whatnot, I always do make sure that the developer is briefed. So none of the stuff that we're seeing here will come as a surprise to the developer. And I've been told they are looking into it. But let's start with the IQ mode. And again, so this one targets 60 frames per second. And both Xbox Series X and PS5 deliver just that most of the time. But as you can see from the graph, during these initial sections when all the cars are clumped together, there is some slowdown. On this track, the PS5 has an ever so slight advantage, but by and large, they're very close.
and it's not something to worry about as far as I'm concerned. And also, if you have a variable refresh rate display and you're using the Xbox, it completely solves this, and it looks flawless to the eye. So I would like to see that cleaned up a little bit. I guess the weird thing is that on PS5, the way tearing works is different, where it seems to you get a torn frame followed by duplicate frames. So in reality, while the Xbox is dropping a little bit more and has a more tearing, it's actually slightly less distracting when it happens due to the way that it works. PS5 was also difficult, but because of the way that they present each frame, with the combination of torn frame followed by a duplicate frame when it misses its frame time, I was actually able to go through and manually correct any errors that showed up in this, so we can get a little bit of a peek at how it runs. And by and large, actually, and this applies to all of them, 120 Hz mode is really, really smooth, but there's certain tracks, and weirdly enough, the very first event in the game, the PS5 version just doesn't like it. And you can see that in this initial grid here, the frame rate really struggles to hit the 120 target. And this is an example of a mode that runs significantly better on Xbox in this. And that's why I mentioned before that maybe the slightly lower detail levels on that version actually pay off in terms of maintaining fluidity. Because on PS5, it does look better, but in cases like this, you don't have VRR as a fallback, so you're just dealing with judder and tearing at the same time. Yeah. So in that sense, the 120 mode on PS5 doesn't feel quite as nice to play overall, but only when you hit tracks like this. Normally, it's fine. I'd say like 90% okay, but sometimes these events, there's just the right combination of things happening, and the system doesn't like it. You get these kind of performance dips. So it's kind of a weird one, I think, overall. Yeah, I mean, something I'd like to point out, and it's kind of difficult to express it, but, well, you will see a lot more variation in 120 Hertz modes. And something to point out is, well, let's say the difference between 30 frames per second and 60 frames per second, well, it's 30 frames per second, but the difference between 90 and 120, it may well still be 30 frames per second, but it's very, very different because the frame times are much more compressed at higher frame rates. So you can't really compare the difference between 90 to 120 to 30 to 60, even though both the difference is 30 frames per second. The actual feeling is very, very different. Ok ragazzi, come abbiamo potuto vedere da questa clip, abbiamo notato che la performance tra le due console è leggermente diversa, perché PS5 lavora a una risoluzione più alta anche in modalità con un frame elevato rispetto a Xbox. Come dicevano i ragazzi di Digital Foundry, probabilmente non è una cosa voluta. Probabilmente loro parlano di un bug o comunque magari di un'ottimizzazione che ancora deve avvenire tramite una patch, però abbiamo notato che comunque PS5 ottimizza meglio il gioco, o meglio è stato ottimizzato meglio rispetto a Dirt 5. Questo ragazzi non significa, come ho detto all'inizio nell'intro, che PS5 è nettamente superiore all'Xbox. Quello che penso è che la PS5 sia molto più facile da ottimizzare rispetto all'Xbox, perché Xbox, come spiegavo nel precedente video su Valhalla, non è l'unica console dove devono girare i giochi nell'ecosistema Microsoft, ma anche Serie S e PC. Questo inevitabilmente frena le prestazioni sulla serie X, perché comunque è come se fosse al suo interno, nel suo ecosistema, un ulteriore multipiatta, perché deve dividerli nei vari sistemi PC. Per onore di cronaca, anche PS5 ha avuto i suoi svantaggi e i suoi difetti, perché, come abbiamo visto nel video, in alcune piste la modalità 120 fps causa problemi alla PS5, o meglio, la sua risoluzione è elevata rispetto alla controparte Microsoft, e in alcune piste soffre dei cali di frame rate. Ma come dicono i ragazzi di Digital Foundry, questo avviene solo nel 10% dei casi, solo in alcune piste particolarmente, magari con degli effetti che noi non possiamo considerare comuni ma particolari.
e quindi nel 90% dei casi 120 fps fissi. Ragazzi, io credo personalmente che ci troviamo all'inizio della generazione e quindi è normale che al momento i team di sviluppo non abbiano preso confidenza, non abbiano masterizzato, diciamo, i kit di sviluppo delle varie console. Quindi ancora è presto per dire ah, la PS5 è la console più potente, oppure ah, Xbox non vale la pena. Tuttavia, ragazzi, vale la pena considerare che una console che al momento non è esclusiva e che in teoria per la sua forza bruta dovrebbe far girare meglio i multipiatta, si rivela non essere così. Non perché non sia capace di farlo, sono certo che con delle patch e con degli aggiornamenti questo gioco andrà benissimo anche su serie X. Il punto è che comunque tutto sta nelle mani degli sviluppatori. È come avere una Ferrari, ma avere al posto del volante un cacciavite, non è la stessa cosa. Se tu hai una potenza bruta come la Ferrari, ma non hai il pilota, non hai il volante, c'è poco da fare, non ti serve a niente tutta quella potenza. Tutto starà all'ottimizzazione. Tant'è che, piccola chicca, che io non avevo notato, l'ho scoperto di recente, Microsoft ha cambiato la sua pubblicità, il suo marketing da Xbox Series X, la console più potente al mondo, a l'Xbox più potente al mondo. Cioè, sono piccole cose che tu non ci fai caso, però stanno là. Non è un caso, secondo me. Non sono coincidenze, non sono così, cambiamo un po' il messaggio tanto per. Io vorrei tanto sapere cosa ne pensate voi. Ovviamente non visto questo video, non vuole suggerirvi acquistate PS5 e non l'Xbox Series X. Ognuno può comprare tranquillamente e giocare nell'ecosistema che preferisce. Sono soltanto così discussioni che facciamo tra di noi. Sono anche interessanti, secondo me vale la pena di farle. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi, se potete seguitemi sul mio canale Twitch che trovate in descrizione, o dovrei chiamarlo canale Viola perché so che non si può più dire Twitch su YouTube, ma tanto non monetizzo e quindi chi se ne frega. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi e quale console avete acquistato o avete intenzione di acquistare nei commenti. Io sono Niki, vi saluto ragazzi, alla prossima.